Il cambiamento sarà inevitabile, ma la crescita una tua scelta. Cosa stai controllando lì? Le iniziali? Ma certo che ci sono tutte. Dai, che arrivo. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? La lettura che facciamo adesso è particolare e molto personale, perché nel mazzo che sceglierai ci sarà l'iniziale del tuo nome o cognome. Chiediamo una previsione, quello che le carte vogliono farti sapere. A fine stesa ti chiederò di pensare anche a una domanda per una risposta sì o no, con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Subito dopo la sigla scegli a distinto uno dei tre mazzi perché la tua iniziale è molto personale. Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Cuoricini, cuoricine, come state? Tutto bien? Cuoricini, cuoricine, abracadabra. Utilizziamo tre mazzi per questo video interattivo dal titolo C'è la tua iniziale e molto personale. Vediamo con i tarocchi cosa devo dirti. A differenza degli altri interattivi, questa volta dovrai connetterti direttamente con uno dei tre mazzi, ma la cosa importante è che questa lettura è destinata a te solo se nella variante che sceglierai ci sarà l'iniziale del tuo nome o cognome. Qui ci sono tutte le lettere, le sceglierò in fase di lettura, quindi focalizzati bene su uno dei tre mazzi. Mi raccomando, scegli a distinto e vediamo cosa devo dirti, se c'è l'iniziale del tuo nome o del tuo cognome. Mazzo 1, suerte per te. Vediamo se c'è la tua iniziale, cosa devo dirti, e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda per darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, mazzo 1, mi connetto con la tua energia. Questa lettura è destinata a te se il tuo nome o cognome inizia con la lettera R, N, Q, M, D, O, U, e lettera G. Quindi R, N, Q, M, D, O, U e lettera G. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 69 e il 206. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di percepire la verità con lucidità. C'è un qualcosa che tu devi perdere per ritrovare. Quindi percepire questa verità con lucidità. Numeri 69 e 206. Vai a cercare. Adesso vediamo chi sei tu. Ti vedo in questo momento alla ricerca di certezze, sicurezze, sia per quanto riguarda la tua professione, ma anche nelle relazioni con gli altri, che siano di amicizia, sentimentali. Tu sei un qualcuno che, se non ha proprio ben chiaro, se non è proprio ben sicuro di quello che ha davanti, non si muove. Vedo che spesso tante persone che ti circondano disattendono le tue aspettative, in particolare di recente ce n'è stata una che con i suoi comportamenti e atteggiamenti potrebbe averti provocato stress, agitazione, anche rabbia. Tanto da pensare che addirittura la colpa fosse tua, ma di fatto non è così. Quindi potrebbe non essere così positivo lasciarsi coinvolgere in relazioni con persone di questo tipo. Sai, dicono che ciò che segna insegna e questo mi sembra proprio quello che è successo a te. Vediamo cosa mi dicono ancora.
Ti vedo prossimamente andare a fare un'azione che tu consideri anche un po' rischiosa, un'azione di coraggio qua e ne sei molto convinto o convinta. Vedendo queste 2 carte ti dico anche che il coraggio è come un muscolo e lo rafforziamo usandolo e ti vedo andare a fare questa azione che può essere una qualsiasi cosa perché questo è un interattivo che vale per tante persone, quindi va contestualizzato. Qui c'è una situazione dove le cose si sono fermate e grazie a questo tuo gesto, quello che ti vedo fare, si va a ritrovare un accordo, si ritrova la pace. Questo è quello che mi fanno vedere per te, che ti devo dire. Un'altra cosa che mi stanno dicendo qui per te, guarda, non a caso mi chiude con questa carta che simboleggia proprio quello. In seguito a questa cosa che ti ho detto, io ti vedo addirittura cambiare aspetto, immagine, più disteso, più rilassato, le preoccupazioni sono passate per lasciare spazio a una ritrovata serenità, che sia in ambito sentimentale, potrebbe anche essere in un'altra situazione che per un periodo di tempo ti ha causato preoccupazione e anche rabbia. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no con questo mazzo di arcani maggiori. Questa è caduta, la teniamo lì. Pensa a questa domanda, vediamo cosa ti rispondono. Il carro, la ruota e la forza. Qui in assoluto la risposta è un sì. Penso che tu sia molto deciso o decisa nel voler portare un cambiamento importante rispetto a questa domanda che tu hai fatto e hai anche le energie giuste. Qui c'è molta energia, molta volontà. La risposta è un sì. Adesso ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi verrà da dirti, vediamo, Vediamo cosa devo dirti. Mm. Stai andando bene. Quello che ti hanno mm, consigliato di fare servirà per avere più tempo da condividere e capire che la felicità non è fatta di cose materiali, no, ma di relazioni con qualsiasi essere vivente, persone o animali. Ti vogliono bene,
Non sei solo. Messaggio particolare. Stai andando bene. Quello che ti hanno consigliato di fare servirà per avere più tempo da condividere e capire che la felicità non è fatta di cose materiali, ma di relazioni con qualsiasi essere vivente, persone o animali. Ti vogliono bene e non sei solo. E questo era il messaggio per te. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Mazzo 2, suerte per te. Vediamo se c'è l'iniziale del tuo nome, cosa devo dirti, e a fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda, vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu. Mazzo 2, mi connetto con la tua energia. Questa lettura è destinata a te se il tuo nome inizia con la lettera C, Z, H, nome o cognome, K, P, A, F, e lettera E. C, Z, H, K, P, A, F, E. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 40 e il 27. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti indicano di dire le parole corrette, mettere ordine attraverso il linguaggio. C'è una situazione in questo momento nella tua vita dove è necessario proprio questo, dire le parole corrette. Numeri 40 e 27, valli a cercare. Vediamo chi sei tu. Ti vedo una persona sola e anche un po' malinconica in questo momento. Tu sei un qualcuno che ha perso un qualcosa di importante e sta aspettando che questo qualcosa ritorni. Ci vedo tanto qui i sentimenti per una persona che è stata una certezza nella tua vita e che in questo momento potrebbe non essere presente. Qua io ci vedo proprio tanto un discorso a livello di sentimenti, famiglia. Abbiamo anche questo 4 di bastoni che quando mi esce io dico sempre, parlo di anima gemella, fiamma gemella. Probabilmente con questa persona occorre dire le parole corrette, proprio come ti consigliava quella prima carta che è uscita per te. Per queste lettere, queste iniziali, io ci vedo l'attesa del ritorno di qualcuno o di una situazione di benessere nella tua vita. C'è malinconia, ci sono aspettative, ci sono tante cose che riportano ad un qualcosa che è andato perso e che in questo momento non è presente nella tua vita. Vediamo cosa ti devo dire. Qui mi fanno vedere che questo ritorno c'è e come. Non a caso, guarda, avevamo Re di denari qui e qui mi è uscita la regina di denari. Io ti vedo in coppia. Ti vedo in coppia con qualcuno che potrebbe essere già qualcuno che hai frequentato in passato, ma non necessariamente, perché questo è un interattivo che vale per tante persone, quindi va un po' contestualizzato. Indicano per te la fine di una solitudine, una ritrovata certezza in ambito sentimentale, nei sentimenti. Abbiamo Re e Regina di denari. Con un papa e un'imperatrice e un 6 di denari ci vedo anche collaborazione, ci vedo anche unione di intenti qui. Potrebbe anche essere, con quel 7 di coppe che avevamo prima, un tuo sogno, quello di avere una famiglia, crearti una tua realtà. Vedo prossimamente il ritorno o l'incontro con una persona
che ti darà la possibilità di realizzarlo. Questo è quello che mi fanno vedere per te e soprattutto ti dico ancora che tu sei una persona molto intuitiva ed è come se già lo immaginassi, già sai chi è o come dovrebbe essere e questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con questi arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa ti dicono. Pensa alla domanda. Temperanza, mondo e mago, qui la risposta è un sì. Ti vedo ricevere delle comunicazioni, magari le stai aspettando già da tempo, o comunque iniziare un qualcosa che ti porterà al di fuori della tua zona di comfort, qualcosa in espansione che riguarda la domanda che hai fatto. La risposta è un sì. Ti chiedo un attimo di pazienza, che adesso voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica, quello che mi verrà da dirti. Vediamo, Vediamo cosa ti devo dire. Mm. Mm. Ti vedo affacciato da una piccola finestra. Affacciato da una piccola finestra, vestito con un abbigliamento comodo, forse una tuta, forse una tuta. Mm. Prenditi cura di te. Chiudi la finestra e preparati. Preparati. Qualcuno ti sta aspettando. Anche se fai tardi, mm, ti aspetta lo stesso. Messaggio curioso, sembra che tu sia qualcuno magari un po' ritardatario ogni tanto, non è una critica, però mi arriva questo. Ti vedo affacciato da una piccola finestra, vestito con un abbigliamento comodo, forse una tuta. Prenditi cura di te, chiudi la finestra e preparati. Qualcuno ti sta aspettando, anche se fai tardi, ti aspetta lo stesso. Questo era il messaggio per te. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Mazzo 3, suerte per te. Vediamo se c'è l'iniziale del tuo nome, cosa devo dirti. A fine lettura ti chiederò di pensare anche a una domanda. Vado a darti una risposta secca, un sì o no con gli arcani maggiori ed un messaggio in scrittura automatica. Adesso vediamo chi sei tu, mazzo 3, mi connetto con la tua energia. Vediamo chi è il mazzo 3. Questa lettura è destinata a te se il tuo nome o cognome inizia con la lettera S, V, T,
B, X, J, L, Y e lettera I. I tuoi numeri spirituali in questo momento sono il 6 e il 65. Vai a cercare questi due numeri su Google perché potrebbe esserci un ulteriore messaggio che ti deve arrivare. Qui ti parlano di illuminazione, lucidità. È come se in questo momento tu avessi realizzato, fossi assolutamente illuminato su una situazione che stai vivendo e vedi le cose con molta lucidità, molta chiarezza. Numeri 6 e 65. Valli a cercare. Vediamo chi sei tu. Sei un amante degli animali, tu hai un cane, un gatto o potresti prenderti cura di uno o più animali perché ti piacciono. Ti vedo però una persona un po' impulsiva, della serie che se l'opportunità non bussa, tu butti giù la porta, Quindi sei deciso, ti vedo deciso con questo carro pronto ai cambiamenti, ti piacciono le novità, ti piace viaggiare, spostarti, fare. C'è però qualcosa che continui a trascinarti dietro dal tuo passato e che probabilmente non sei ancora riuscito completamente a metabolizzare, a lasciare andare, nonostante questa energia che tu hai, questa predisposizione a tutto quello che possono essere le novità, il cambiamento. Mi fanno vedere questo di te. Vediamo adesso cosa devo dirti. Sei anche molto spirituale e ti vedo circondato da una o più persone che ti vogliono bene. Potresti essere in coppia, può essere anche la tua famiglia. Ci sono tante persone che ti amano per quello che sei e tra non molto il messaggio che ti devo dare è che qui arriva una proposta da parte di una di queste persone, queste conoscenze che hai, che sarà un po' per te come una svolta, alla fine di un ciclo con questa carta del mondo, per andare a trovare la tua dimensione. Ci vedo tanto l'ambito professionale, potrebbe anche essere nei sentimenti, però io qua ci vedo tanto la tua realizzazione professionale, per via di una proposta che ti verrà fatta da una tua conoscenza, una o più conoscenze che ti coinvolgeranno in un qualcosa di molto importante. Qua mi stanno dicendo che non devi essere preoccupato di non essere all'altezza, perché è come se non ti sentissi all'altezza di questo ruolo. Ho un mondo e un 10 di spade qua. Vedendo queste due carte mi viene da dirti che il cambiamento sarà inevitabile, ma la crescita una tua scelta, quindi scegli di crescere. Questo è quello che mi hanno fatto vedere per te. Adesso ti chiedo di pensare a una domanda e vado a darti una risposta secca, un sì o no, con questo mazzo di arcani maggiori. Pensa alla domanda. Vediamo cosa rispondono per te. Pensa alla domanda. Stelle, torre e innamorati. Qui la risposta è un sì. Stai andando incontro a un cambiamento piuttosto radicale. Dovresti anche rivedere un po' alcune tue aspettative che potrebbero non corrispondere a quello che andrà poi a succedere. Quindi qui c'è da scendere un po' coi piedi per terra, ma la risposta è un sì. E adesso ti chiedo un attimo di pazienza che voglio scriverti un messaggio in scrittura automatica. Quello che mi verrà da dirti, vediamo. Per te. Mm. Mm. Andiamo.
quello che è successo, qualcosa che è successo, ti ha emozionato tanto. Non è stato un caso. Continui a ripensarci e quella immagine te lo ricorda? Nei prossimi giorni ne parlerai con qualcuno? Meglio essere riservati. Mh. Riguarda te. Il messaggio dice questo: quello che ti è successo ti ha emozionato tanto e non è stato un caso. Continui a ripensarci e quella immagine te lo ricorda. Nei prossimi giorni ne parlerai con qualcuno, meglio essere riservati. Riguarda te. Questo era il messaggio per te. Ricorda che l'energia che metti è l'energia che attrai, quindi connettiti solo con quello che desideri e ti dico adelante. Con oggi abbiamo finito, io vi ringrazio per avermi seguita, vi auguro un buon proseguimento e come solito vi saluto dicendovi cuoricini, cuoricine, adelante, ciao!